Oggi vi faccio vedere come preparare oden. È un bollito giapponese, uno dei piatti invernali più amati. Gli ingredienti sono radici daikon, le uova, cosce di pollo, satsuma-age, che sarebbe pasta di pesce fritta. Io ho trovato satsuma-age congelato coreano in un negozio di ingredienti orientali. Spero che potete trovare anche voi. E poi shirataki, che sono spaghettini di tubero di cognac, alghe kombu, e qua non si vede ma katsuobushi, scaglie di tonnetto essiccati e karashi. Alla fine quando mangiamo ci serve karashi, ma io non ce l'ho, quindi sostituisco con senape orco che assomiglia tantissimo al gusto di karashi, e sake, salsa di soia, mirin e sale. Sto per preparare da 5 porzioni. Abbiamo 650 grammi di radici daikon, l'ho già pelato, sto tagliando a 2 o 3 centimetri. Io ho già pelato bucce che non erano bellissime da vedere, però se avevo buccia bella facevo questo lavoro insieme con le bucce. È importante tagliare quella parte esterna che è molto più fibroso, quindi eliminiamo questa parte qua. E poi questa parte dopo uso per zuppa di miso oppure salamoia tsukemono, e incidiamo la croce tutte e due parti con profondità da circa 2 o 3 mm, così aiuta a cucinare in meglio e anche facile entrare sapore di brodo. E togliamo anche questa parte angolo per fare curva. Questo lavoro in giapponese si dice mentori, una cosa che facciamo spesso quando cuciniamo daikon in umido con questa forma. Siccome andiamo a cuocere tanto, lasciando l'angolo potrebbe rompersi, invece dando curva siamo assicurati che questa forma di daikon rimane fino alla fine e poi anche bello da vedere. Con una punta facciamo piccolo buco alla base dell'uovo. Andiamo a lessare daikon nell'acqua che ho usato per lavare il riso. Siccome a me piace tantissimo mangiare onigiri insieme oden, ed è una combinazione perfetta secondo me, per fare onigiri devo fare prima riso cotto, per questo che è saltato fuori questa acqua, altrimenti mettete un cucchiaio di riso crudo. L'amido del riso toglie l'odore del daikon e riesce a tirare fuori la dolcezza del daikon. Nella pentola ho messo acqua del riso e ho messo daikon, ho acceso il fuoco, quando arriva a ebollizione ho abbassato a medio basso, cuociamo circa 20 o 30 minuti. Sulla sinistra abbiamo una pentola con acqua calda e mezzo cucchiaino di sale. E adesso lessiamo cosce di pollo per 1 minuto. Questa cosa facciamo per togliere grasso di pelle di cosce e poi odore di pollo. Nella stessa acqua mettiamo 4 pezzi di satsuma-age, lessiamo per 10 secondi, giusto per togliere il grasso perché è fritto. Ho cambiato acqua della pentola a sinistra e ho messo 6 uova, accendo il fuoco. Quando comincia a bollire l'acqua, continuiamo a lessare altri 8 o 10 minuti. Con la punta del coltello controlliamo la morbidezza del daikon. Se sono cotti circa 80%, tiriamo su e li laviamo con l'acqua per togliere l'odore della crusca e l'amido del riso e lasciamo nel scolapasta. Tiriamo su le uova, mettiamo nell'acqua e ghiaccio. Grazie al contrasto dell'acqua calda e acqua ghiacciata, e poi all'inizio abbiamo fatto buco per fare entrare l'aria fra guscio e interno dell'uovo. Adesso lasciando per 10 minuti nell'acqua ghiacciata e sarà molto facile sgusciare.
Abbiamo una confezione di shirataki, c'erano 190 grammi. Mettiamo mezzo cucchiaio di sale, massaggiamo e andiamo a lessare solo per 10 secondi per togliere l'odore. Ma questi 10 secondi contate da quando comincia a bollire acqua. Tiriamo su, lasciamo nello scolapasta. La notte prima lasciamo in ammollo 10 grammi di alghe kombu in 2 litri di acqua. Questa è la pentolona giapponese di terracotta, si chiama donabe. Possibilmente utilizziamo la pentola molto capiente e di materiale che trasmette e mantiene il calore. Ho acceso il fuoco medio-basso. Quando cominciano a creare delle bollicine piccole piccole sul bordo e sul fondo della pentola, tiriamo su alghe kombu. Portiamo a ebollizione l'acqua e queste schiumette togliamo con la schiumarora. Ho spento il fuoco, ho aspettato per 10 secondi e mettiamo 15 grammi di katsuobushi. Facciamo bagnare tutti i katsuobushi, lasciamo per 5 minuti e dopo tiriamo su con la schiumarora. L'alghe kombu dopo facciamo ritornare e mangiamo come oden. Invece katsuobushi non buttate, che sono molto preziosi, facciamo diventare furikake da mettere sopra riso bianco o come farcitura di onigiri. Trittiamo questo katsuobushi inumidito e mettiamo nella padella piccola antiaderente con 3 cucchiai di acqua, 1 cucchiaio e mezzo di salsa di soia, 1 cucchiaio di mirin. Con fuoco basso, mescolando, cuciniamo finché non finisce il liquido, allora diventa furikake. Ho riacceso il fuoco medio. Nel frattempo ho messo questo liquido fatta con 50 g di sake, 40 g di salsa di soia, 30 g di mirin, 15 g di sale naturale. Io ho usato sale di Maldon. Ci tenevo di farvi vedere una ricetta di oden fatta molto bene con dashi, però potete anche fare, invece di alghe kombu e katsuobushi, mettere 10 grammi di polvere di brodo di dashi. Questa pentola è un po' piccolina per porzione da 5 persone e quindi se mettiamo tutti gli ingredienti paura che questo liquido non ci stanno dentro tutto, allora metto da parte e poi dopo aggiungerò. Questo brodo di oden è come stile kansai e quindi più trasparente, più delicato e si può proprio bere come zuppa. Poi se avanza il liquido il giorno dopo potete mettere udon e mangiare udon, mettere cipollotti tagliati fini fini sopra semplicemente. Kansai vuol dire nome di zona ovest del Giappone, dove ci sono anche Osaka e Kyoto. Invece oden stile Kanto, Kanto sarebbe zona dove anche c'è Tokyo, est del Giappone. Il colore del brodo è molto più scuro con salsa di soia e molto più dolce con zucchero. Mettiamo prima cosce di pollo e anche alghe kombu. A parte alghe kombu che abbiamo appena usato per fare brodo, ho scongelato alghe kombu che in stesso modo ho utilizzato per fare brodo precedentemente e ho messo da parte congelati, adesso scongelati per poter mangiare come oden. Quando comincia a bollire abbassiamo a medio-basso. Cuciniamo per altri 5 minuti. Aggiungiamo le uova, shirataki e daikon. Mettiamo il coperchio. Con il fuoco basso cuciniamo per altri 15 minuti. Alla fine aggiungiamo satsuma-age. In Giappone ci sono tanti tipi di satsuma-age con diversi tipi di pesci e diverse forme. Questa unica satsuma-age che trovo in Italia e che è molto più sottile e forma rettangolare, quindi ho tagliato a metà e crea quadrati. Da quadrati ho tagliato a diagonale in modo che volevo creare triangolo. Richiudiamo con il coperchio
Cuciniamo per altri 15 minuti con sempre fuoco basso. Al centro, con la pentolina di terracotta, sto cucinando riso cotto per fare onigiri. Metterò il link, chi interessa andate a vedere, sia per fare il riso cotto che onigiri. Oden è quasi pronto. Adesso spegniamo fuoco, lasciamo a raffreddare completamente, circa per 2-3 ore. Dopodiché, ora di cena, riscaldiamo con fuoco medio-basso. Ecco, questo è il risultato. Vedete che ogni pezzo di oden hanno bevuto questo buonissimo brodo. Sono teneri e saporiti. Fra questi gli ingredienti assolutamente non possiamo mancare daikon e uova. E poi altre cose, dipende, magari se non riuscite a prendere diverse cose, potrebbe essere patate, gambo di piovra, nervetti di manzo. Ognuno di loro sempre bisogna lessare prima di cuocere con il brodo. Ora vi faccio vedere come si mangia. Allora, questa ciotola ideale, diciamo larghezza e altezza per servire oden. Prendiamo quello che vogliamo con questo bastoncino per prendere, non per mangiare, modo che il brodo sempre rimane bella pulita, perché anche questo brodo giorno dopo possiamo anche utilizzare per fare udon. Ma nel mio caso non è rimasto questo brodo, talmente buono che ho bevuto mangiando oden. Di solito mettiamo una ciascuna di ingredienti e poi secondo giro magari facciamo bis con ingredienti che vi è piaciuto di più. Aggiungiamo anche brodo così non rimangono secchi. Invece di karashi giapponese che non ce l'ho, uso orco senape che assomiglia tantissimo gusto. Mettiamo un po' nella ciotola. Itadakimasu, ringraziando questo cibo che posso mangiare anche oggi. Comincio da daikon. Con bastoncini possiamo dividere utilizzando quello inciso che abbiamo fatto la croce. È facile da dividere, buonissimo, morbido e saporito, ma delicato saporito. Mettiamo un po' di senape sull'uovo. È buonissimo uovo, uno degli ingredienti più amati di oden. Anche satsumage che fa un ruolo molto importante perché sono abbastanza leggeri tutti gli altri ingredienti e poi satsumage è unica cosa fritta, quindi dà tanto gusto a oden. Io quando penso oden sono molto felice e poi quando cucino e mangio soprattutto sono molto felice. Con questo freddo invernale mi coccolano da fuori, da dentro, è un sapore veramente magico per questo periodo invernale. Questo piatto mi rende felice forse anche perché è collegato con tanti bei ricordi. Come avete visto, una preparazione piuttosto lunga e ci vogliono delle cure, in più si mette diversi ingredienti, quindi se si fa oden non riusciamo a fare da 1 o 2 porzioni, ma al minimo 4 o 5 porzioni. Vuol dire un piatto perfetto con la famiglia e con gli amici. Infatti mi ricordano loro e il tempo che abbiamo trascorso insieme. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta di oden, mettete un like e iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è in questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Grazie per aver guardato fino alla fine questo video. Ringrazio soprattutto a chi sono già iscritti al mio canale, voi che mi date sempre la forza di creare dei nuovi video con le nuove ricette. Allora ci vediamo al presto con la mia nuova ricetta. Ciao a tutti!